Ormai si sente parlare sempre più spesso di indirizzi IP, dando per scontato che tutti sappiano di cosa si parla. Mi sono reso conto, purtroppo, che spesso non è così. Molte persone ancora non hanno ben chiaro cosa sia un indirizzo IP. Quindi vediamo di fare un pochino di chiarezza in modo possibilmente semplice. Lasciamo perdere le definizioni tecniche che tanto ora non ci servono. Un indirizzo IP non è altro che un vero e proprio indirizzo, come quello di casa, che serve però per identificare un computer all'interno di una rete ed è formato da 4 numeri divisi da 3 punti. Ecco, quello che ora dovreste vedere a schermo è un esempio di un indirizzo IP. Un indirizzo IP di cui io ignoro completamente quale computer o quale strumento stia identificando. È giusto per capire meglio di cosa stiamo parlando. Che senso ha però andare a identificare un dispositivo elettronico all'interno di una rete? Facciamo un esempio. Una delle cose che noi tutti facciamo più spesso, non negatelo, è andare a fare acquisti su Amazon. Ecco, per poter ricevere i vostri pacchetti avete bisogno di specificare l'indirizzo di casa, altrimenti il pacchetto non vi arriva. E sapete bene che se sbagliate anche solo un'informazione relativa al vostro indirizzo, sbagliate il numero civico, sbagliate la città, sbagliate lo stato, sbagliate anche il nome a cui inviare il pacchetto non vi arriva. Bene, questa è una realtà che tutti conosciamo, ma immaginiamo di stare su internet e scambiare informazioni con un server, che altro non è che un altro computer collegato a internet. Se vogliamo che questo ipotetico server ci invii le informazioni che gli abbiamo richiesto, dovremo fornirgli, per forza, un indirizzo a cui inviare i pacchetti. Non quelli di Amazon questa volta, ma tecnicamente si chiamano proprio pacchetti e sono delle informazioni che viaggiano tramite la rete, che il nostro computer riceve, se gli vengono inviati nel modo corretto, e che riesce poi a decodificare, a elaborare, permettendoci di fruirne. Un esempio molto banale: quando vogliamo navigare una pagina web, il nostro PC richiede al server dove risiede la pagina web le informazioni per andare a ricostruire sul nostro computer in locale la copia statica di quella pagina web. Per fare questo, ovviamente, dobbiamo conoscere prima di tutto l'indirizzo IP del server su cui sta la pagina web che vogliamo visitare e al momento della richiesta dobbiamo fornire al server il nostro indirizzo IP per poter ricevere la risposta. Altrimenti questo povero server a chi invierà mai i pacchetti, le informazioni che sono state richieste? Ora, tornando all'esempio di Amazon, immaginate di dover fare i vostri acquisti tramite posta cartacea, cioè come si faceva col postal market, fate la richiesta di quello che dovete acquistare tramite posta. Per farlo dovreste prima di tutto conoscere a quale indirizzo cartaceo, indirizzo postale, fare la richiesta dei vostri acquisti. Una volta fatta la richiesta, dovete per forza specificare nella richiesta qual è il vostro indirizzo di casa per poter ricevere gli acquisti che avete ordinato. Altrimenti voi fate la richiesta, pagate, ma non vi arriva niente indietro. Tutti sanno che internet è una grande rete e tutti gli elementi presenti su internet hanno bisogno di avere un indirizzo IP per essere identificati, ne hanno proprio bisogno. Non è un'imposizione come alcuni pensano che venga fatta, è una necessità. Questo perché senza un indirizzo IP un dispositivo non può comunicare, quindi è completamente inutile che stia su una rete, che sia questa pubblica come internet o privata come la nostra rete di casa. Quindi possiamo comodamente prendere atto del fatto che ogni dispositivo connesso a una rete, possiamo dire connesso a internet anche se è abbastanza riduttivo, ha obbligatoriamente un indirizzo IP. Perché ho detto dispositivi e non computer? Perché l'indirizzo IP viene assegnato ad ogni dispositivo elettronico che si collega a una rete o a internet. Quindi il vostro computer ha un indirizzo IP,
Il vostro smartphone ha un indirizzo IP, la vostra stampante, se è Wi-Fi, ha un indirizzo IP. Se usate la domotica, il frigorifero ha un indirizzo IP, la vostra lampadina smart ha un indirizzo IP, la smart TV ha un indirizzo IP. Fondamentalmente ogni strumento, ogni dispositivo che possiede una scheda di rete di qualunque tipo ha un indirizzo IP. Molto semplice. Il fatto qual è? Che anche il vostro router di casa ha un indirizzo IP. Ed è qui che le cose si complicano. Perché adesso dobbiamo iniziare a distinguere tra tipologie di indirizzi IP. Una distinzione molto importante per quanto riguarda gli indirizzi IP è quella tra indirizzi IP pubblici e indirizzi IP privati. Se in casa avete un modem router, che sarebbe quella scatoletta che vi viene venduta a cifre stratosferiche quando fate l'abbonamento a internet, che di solito spacciano per gratuita o quasi quando vi allacciano la connessione. Ora, quella roba lì di solito vale intorno ai 20 euro, ma se andate a vedere bene, alla fine la pagate quanto un'automobile. Così, giusto perché lo sappiate. Comunque, queste scatolette hanno al loro interno, tra i vari componenti, anche un modem e un router. Quindi, possiamo dire, in maniera super semplificata, che un router serve a creare, all'interno di casa vostra, o comunque dove lo fate funzionare, una rete privata locale e permette la comunicazione tra i dispositivi connessi alla rete, tra di loro e anche con l'esterno. Il modem, invece, è uno strumento che si occupa di collegare un dispositivo alla rete internet e si occupa di prendere i segnali che arrivano dalla rete, che può essere cavo telefonico, fibra ottica, 4G, 5G, prende questi segnali e li converte in digitale, permettendo al nostro computer o alla nostra attrezzatura di poterne fruire. Quindi è per questo che in base a quale rete vi collegate serve un modem specifico per quel tipo di connessione. E nel caso delle nostre scatolette di casa, il modem non collega a internet un singolo dispositivo, per esempio il nostro computer, col famoso modem 56K degli anni 90, si collegava direttamente il computer a internet. Adesso non funziona più così, si collega tramite il modem router un'intera rete a internet. Tornando agli indirizzi IP, questo cosa significa? Significa che siccome un indirizzo IP serve a identificare un dispositivo all'interno di una rete, alcuni dispositivi potrebbero avere due indirizzi IP. Cioè, se il mio computer o il mio smartphone sono connessi alla mia rete locale casalinga, quella fatta con la scatoletta con dentro il modem e il router, avrà bisogno di essere localizzato o identificato all'interno della rete. Per fare questo gli viene assegnato un indirizzo IP privato. Perché privato? Perché è un indirizzo IP che funziona ed esiste solo all'interno di quella rete locale privata e può essere utilizzato per essere contattato, comunque per comunicare solo ed esclusivamente con gli altri strumenti, gli altri dispositivi che stanno su quella rete. Ma lo stesso computer o smartphone magari può avere la necessità anche di andare su internet, che è una rete pubblica. Per fare questo ha bisogno anche di un indirizzo IP pubblico, in modo che possa essere contattato da tutti gli altri dispositivi che stanno sulla rete pubblica. Perfetto, due indirizzi IP per lo stesso dispositivo. Ma la parte interessante è che l'indirizzo IP privato esiste solo nella rete privata al quale appartiene. Questo significa che nelle altre reti private quello stesso indirizzo IP può esistere. Per capirci meglio, il mio computer ora è collegato alla mia rete privata di casa e ha un indirizzo IP suo privato, che viene utilizzato dagli altri dispositivi della rete privata per comunicare. Nella vostra rete privata, probabilmente il computer che state usando per vedere questo video o il vostro smartphone potrebbero avere tranquillamente lo stesso indirizzo IP privato del mio computer.
Ma questo non implicherebbe niente perché sono indirizzi IP unici nella rete in cui stanno. Siccome si trovano su reti private diverse, esistono tranquillamente stesso indirizzo IP, reti private diverse, come stesso indirizzo in città diverse. Niente di strano. Questo per quello che riguarda gli indirizzi IP privati. L'indirizzo IP pubblico invece è il contrario. Cioè io ho un indirizzo IP pubblico che mi identifica sulla rete, ma a quell'indirizzo IP sono collegati tanti dispositivi, cioè tutti i dispositivi connessi alla mia rete locale usciranno all'esterno, quindi verranno identificati univocamente sulla rete internet con un unico stesso indirizzo IP. Cioè, se io vado a navigare su un sito col mio computer o col mio smartphone e questi sono entrambi connessi alla mia rete locale, verranno visti dall'esterno i due dispositivi distinti con lo stesso indirizzo IP. Questo perché in realtà noi vediamo dall'esterno la rete locale, cioè tutti gli strumenti che stanno sulla stessa rete, quando escono all'esterno vengono visti con lo stesso indirizzo IP. Il sito risponderà, il server risponderà e poi ci penserà il router a smistare le richieste e indirizzarle, quelle per lo smartphone allo smartphone e quelle per il computer al computer. Come fa a fare questo? Semplicemente perché all'interno della rete locale ogni dispositivo ha un indirizzo IP privato che lo distingue dagli altri. Quindi indirizzo IP pubblico condiviso da tutti i dispositivi della rete, indirizzo IP privato unico all'interno di quella rete, ma che può esistere all'interno di reti diverse. Un'altra distinzione molto importante che va fatta tra indirizzi IP è quella tra gli IP statici e gli IP dinamici. Cosa significa questo che ho detto? Esattamente quello che hanno detto le mie parole. Cioè, un indirizzo IP statico rimane sempre lo stesso, è statico, mentre un indirizzo IP dinamico cambia o può cambiare. Quindi cerchiamo di capire a cosa serve questa distinzione. In una rete privata ormai diciamo che non è più così necessario andare a impostare staticamente un indirizzo IP di un dispositivo. Un tempo era più importante per vari motivi, tra cui l'utilizzo di alcuni particolari programmi. Chi ha usato Emule se lo ricorderà, andava fatto il port forward, andava reindirizzata la porta TCP, UDP, però adesso, a meno che non si facciano delle cose estremamente particolari, non ci sono più queste necessità. Diciamo che all'interno di una rete privata gli indirizzi IP sono tutti dinamici e vengono gestiti da un sistema che si chiama DHCP. Poi questo non toglie che si possano, anche dentro una rete privata, impostare degli indirizzi IP statici, magari perché ci sono delle particolari necessità. Nessuno lo vieta. La parte interessante però è vedere all'esterno, nella rete pubblica di internet, come funzionano e a cosa servono gli indirizzi IP statici. Gli IP pubblici statici sono una parte fondamentale di internet. Sono importantissimi perché sono il sistema che noi utilizziamo per raggiungere i server che stanno sulla rete. Ora, se un server cambiasse quotidianamente o ogni tot tempo il proprio indirizzo IP, noi non potremmo raggiungerlo. Invece mantiene sempre costante staticamente il suo indirizzo IP e noi possiamo raggiungerlo con estrema facilità. Certo, noi siamo abituati per raggiungere un server a scrivere l'indirizzo di quel server, quindi associamo un nome a un indirizzo IP tramite un sistema che si chiama DNS. Sicuramente ne avete sentito parlare quando qualcuno qualche volta vi ha detto cambia DNS per raggiungere quel sito, perché c'è tutto un registro particolare che associa questi nomi e che permette poi in determinati casi di bloccare l'accesso ad alcuni siti. Ma di questo tutt'al più ne parliamo in un video dedicato. Quindi il senso del discorso però è che quando andiamo a scrivere www.mondocomputazionale.it non stiamo facendo altro che andare a bussare all'indirizzo IP del server su cui sta il sito di Mondo Computazionale. Questo perché in realtà è molto più facile per noi umani ricordare un nome piuttosto che andare a ricordare un numero. L'indirizzo IP abbiamo detto che è un insieme di numeri
e a noi verrebbe molto difficile ricordarli tutti. Ci viene difficile ricordare tante volte i nomi dei siti, figuriamoci se li dovessimo identificare con dei numeri. Per questo è stato inventato questo sistema che associa gli indirizzi IP ai nomi. Quello che vi ho detto ovviamente è una versione semplificata di quella che è la realtà, anche perché a volte capita che un server con un unico indirizzo IP venga connesso a diversi nomi di siti, che tecnicamente si chiamano nomi a dominio, cioè www.qualcosa.com è un nome a dominio. Capita anche il contrario però, capita che un nome a dominio venga connesso non a un indirizzo IP di un server, ma a diversi indirizzi IP. Questo perché può capitare che siti molto piccoli stiano tutti sullo stesso server e in base alla richiesta che viene fatta scrivendo il nome a dominio, il server, che è uno solo, che quindi ha un solo indirizzo IP, riesca a smistare le richieste e restituire quello che viene appunto chiesto. Capita anche che siti molto grossi invece abbiano bisogno di avere, diciamo, dei cloni, cioè lo stesso nome a dominio è connesso a diversi server, ognuno dei quali ha sempre un indirizzo IP per essere contattato, quindi la regola non cambia, semplicemente a un nome a dominio corrispondono tanti server. Questo può servire perché il sito vuole essere sicuro di non essere mai offline o perché vuole distribuire il carico per non appesantire troppo il server, dipende chiaramente sempre dall'entità del sito. Non vado oltre perché diventerebbe troppo complesso. Avere un indirizzo IP statico permette quindi di essere raggiunti o di raggiungere un dispositivo in qualunque momento, perché appunto l'indirizzo è statico e noi, se lo conosciamo, possiamo raggiungere quel dispositivo quando vogliamo. Però questo ha un costo proprio economico, cioè l'indirizzo IP statico costa dei soldi, va acquistato e assegnato al server. Noi però, con la nostra connessione casalinga, non stiamo pagando questo servizio, non paghiamo un indirizzo IP statico. Però, nonostante questo, possiamo fare delle richieste, possiamo ricevere delle informazioni. Quindi il server a cui facciamo le richieste riesce a darci le informazioni, riesce a rispedirci indietro quello che noi chiediamo, il famoso pacchetto di Amazon di cui abbiamo parlato a inizio video. Questo perché il nostro indirizzo IP è dinamico e quindi cambia nel tempo. Per questo motivo noi non paghiamo i soldi di un indirizzo IP statico, perché il nostro IP è dinamico e quindi ha un costo diverso, è incluso nel pacchetto che acquistiamo. Questo significa che il nostro indirizzo IP, quello pubblico che ci identifica sulla rete, non è mai lo stesso, cambia di volta in volta. Cambia ogni tot tempo, oppure cambia ogni volta che noi spegniamo e riaccendiamo il nostro modem. Quindi indirizzo IP pubblico nostro, dinamico, che cambia sempre. Come facciamo però a fare in modo che il server ci possa restituire quello che gli abbiamo chiesto? Semplicemente perché con la richiesta inviamo anche l'indirizzo a cui rispondere. Poi ovviamente ci sono, per chi dovesse averne bisogno, una serie di sistemi, una serie di accrocchi per simulare una sorta di indirizzo IP statico anche per la connessione casalinga, ma anche di questo tutt'al più ne parleremo in altri video. Dopo che ne abbiamo parlato per tanto tempo, vorrei mostrarvi un po' meglio come è fatto un indirizzo IP, così se vi dovesse capitare di vederlo, insomma, potreste riconoscerlo subito senza troppi problemi. Abbiamo detto prima che l'indirizzo IP è composto da 4 cifre divise da 3 punti. Dovete sapere che ognuno di questi 4 numeri può andare da 0 a 255, quindi non troverete mai un indirizzo IP che ha un numero negativo o un numero maggiore di 255. Questo perché ognuno di quei 4 numeri tecnicamente viene rappresentato con un codice binario che è composto da 8 bit. 8 bit, per questioni puramente tecniche, possono rappresentare soltanto numeri che vanno
da 0 a 255. 8 bit rappresentano 256 numeri, quindi 255 più lo 0 sono 256 numeri. Siccome l'indirizzo IP è formato da 4 numeri, 8, 16, 24, 32, per fare un indirizzo IP servono 32 bit. Gli indirizzi IP che si fanno in questo modo si chiamano IPv4 e sono i primi indirizzi IP che sono nati quando è nata la rete. Chiaramente utilizzare questo sistema porta dei limiti, perché utilizzare un sistema che si basa su 32 bit ci dà 4 miliardi e rotti di combinazioni che, lo capite da soli, più andiamo avanti col tempo e meno sono sufficienti per identificare tutti i dispositivi che stanno su internet o eventualmente sulle reti private. Per questo, con gli anni, è nato un nuovo sistema per creare indirizzi IP. Un sistema che si basa su 128 bit, non più 32, e che quindi può dar vita a un numero estremamente più grande di indirizzi IP. Questo sistema si chiama IPv6, è formato diversamente, non è fatto più da 4 numeri divisi da 3 punti, ma ha un sistema differente. Ve ne mostro uno a caso a video, così avete un'idea che uno è un indirizzo IPv4, l'altro è un indirizzo IPv6, ma non stiamo ad approfondire troppo perché tanto gli indirizzi IPv4 sicuramente continueranno a essere utilizzati almeno fino al 2025. Quindi sappiate che esistono queste due tipologie di indirizzi IP e che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora è valido per entrambi. Come si fa a vedere il proprio indirizzo IP? Prima di dirvelo, vi faccio una domanda per vedere se siete stati attenti. Quale indirizzo IP volete vedere? Quello pubblico o quello privato? Ovviamente scherzo. L'indirizzo IP più semplice in assoluto da vedere ovviamente è quello pubblico, perché è pubblico. Quindi possiamo tranquillamente andare su internet, su Google o su un qualunque motore di ricerca, scrivere mio IP, my IP, vedere il proprio IP, quello che volete, e vi comparirà una lista infinita di siti che vi mostrano il vostro indirizzo IP. Basta aprirne uno e avrete a disposizione tutta una serie di informazioni pubbliche vostre che condividete con la rete, più o meno a vostra insaputa. Comunque, in questo modo potete vedere molto semplicemente qual è il vostro indirizzo IP pubblico. È pubblico, quindi chiunque lo può, chiunque inteso come qualunque strumento collegato online a internet, lo può rilevare e ve lo può mostrare. Molto semplice. Il lavoro che fa il sito che ve lo mostra è questo. Voi lo contattate, per contattarlo gli fornite il vostro indirizzo IP, lui elabora le informazioni, vi restituisce le informazioni che avete chiesto e in quelle informazioni c'è scritto bello in grande l'indirizzo IP che voi gli avete fornito per ricevere indietro le informazioni. Semplicissimo. Per quanto riguarda l'indirizzo IP privato invece è semplice, altrettanto semplice ma un pochino più complesso. Perché? Perché l'indirizzo IP privato invece appunto è privato e si può vedere soltanto dall'interno della propria rete. Quindi, siccome noi solitamente nella nostra rete non abbiamo nessun servizio in grado di mostrarci l'indirizzo IP se non l'interfaccia del router, ma bisogna sapere come accedere all'interfaccia del router, la cosa più semplice da fare è andare a interrogare il nostro sistema operativo. Quindi, siccome per sapere come conoscere il nostro indirizzo IP privato dobbiamo utilizzare il sistema operativo, chiaramente il metodo per scoprire questa informazione dipenderà dal sistema operativo che stiamo utilizzando. Se utilizzo il Mac avrò una serie di possibilità per andare a conoscere il mio indirizzo IP privato, se utilizzo Windows avrò un'altra serie di possibilità, se utilizzo Linux avrò altre possibilità. Diciamo che il modo più semplice, comune a tutti i sistemi operativi, è andare a utilizzare il terminale, la shell, insomma quello schermino nero dove ci sono le scritte bianche,
e utilizzare delle parole chiave specifiche per poter interrogare il sistema operativo e chiedergli quale indirizzo IP è stato assegnato alla scheda di rete. Ci sono, come ho detto prima, anche altri metodi. Non sto a mostrarvi qui quali metodi utilizzare, anche perché dovrei mostrarvi i metodi per ogni sistema operativo, e se andate a frugare su Google trovate il web invaso di tutorial per fare questo, sia su YouTube sia su vari blog. Sicuramente se cercate sul blog di Aranzulla trovate il metodo per scoprirlo su qualunque sistema operativo, ma sicuramente anche qualche video che viene messo tra i correlati di questo qui vi può risolvere il problema. Quindi io non sto a far diventare questo video ulteriormente complesso e lungo. Bene, direi che noi possiamo anche fermarci qui. Mi auguro di aver soddisfatto le vostre curiosità legate agli indirizzi IP, anche in maniera così un po' generica, però il tanto da capire di che cosa si parla. Vi chiedo come sempre, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like. Vi ricordo di iscrivervi al canale andando ad attivare la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti!